Ciao a tutti amici del Leone, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami Leone, tendenze energetiche disponibili per amore e passioni per aprile 2025. Abbiamo la carta della luna. Potrebbe esserci qualche ritorno dal passato o qualche sogno ambizioso per qualcuno. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto in descrizione. Sempre in descrizione trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi per una consulenza personalizzata e poi trovate i link dei corsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base sui tarocchi intuitivi. Bene. Ok, andiamo a vedere quali sono le energie disponibili, ragazzi. Eremita, 3 di denari, re di denari, 5 di bastoni, 3 di coppe, gli amanti, 2 di bastoni e asso di denari. Adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo un po' qual è l'energia del mese. Dopodiché, ragazzi, andiamo a vedere per i single, per chi è in coppia, per chi è in una relazione extra. Partiamo da questo eremita che sento essere una carta di forte introspezione, siccome la luna anche fa riferimento alle cose nascoste, alle zone d'ombra. Credo che l'inizio del mese parta un pochettino con questo movimento dell'autoanalisi. Andiamo a vederlo. 2 di pentacoli, e regina di coppe. Sì, c'è come una sorta di analisi. Mi viene da dire proprio del vostro lato emotivo, considerata anche la regina di coppe al contrario. Andiamo a vedere il 3 di denari. Ok. Regina di bastoni e 2 di coppe. C'è possibilità di incontrarsi con qualcuno effettivamente. Potrebbe esserci un inizio di qualcosa. Lasciamola così generale. Andiamo a vedere il re di denari. Temperanza e 3 di spade. Oh, che interessante. Il 3 di spade rappresenta qualche dolore, qualche sofferenza. Potrebbero essere anche le paure o le zone d'ombra di cui ci parla la luna, che con questa temperanza e il re di pentacoli potrebbero effettivamente arrivare alla guarigione o essere instradate verso la guarigione in questo mese. Andiamo a vedere un attimo il 5 di bastoni. Cavaliere di bastoni e 2 di spade. Effettivamente il 2 di spade indica dei dubbi, questo 5 di bastoni mi fa venire in mente che potrebbero esserci come dei confronti tra voi e questa nuova persona o il partner. Ed è anche una carta di chimica, ragazzi, di passione, di qualcuno che si stuzzica, mi viene da dire. È come se ci fossero tante zone, tanti settori dove vi potete stimolare a vicenda.
Andiamo a vedere il 3 di coppe. 5 di bastoni nuovamente. Mm. Guardate, questo 5 di bastoni potrebbe anche far riferimento a tanti pretendenti. O in questo caso, siccome è per spiegare un 3 di coppe, può far riferimento al fatto che, soprattutto se siete in una storia non ben definita, che ci sia una terza persona. Andiamo a vedere gli amanti. 4 di bastoni. Io credo, ragazzi, che questa luna faccia solo parte delle vostre paure, che questo mese, come dire, vi assaliranno, se vogliamo, un pochettino le paure, ma perché potrebbero esserci, come vi dicevo con questo 5 di bastoni, ehm, dei piccoli fuochi che si accendono, delle scintille che si accendono, che per qualcuno va benissimo perché sono scintille da camera da letto, per qualcun altro invece potrebbero essere appunto dei confronti un po' più accesi o potrebbe rappresentare dei competitors, come la concorrenza, per capirci. Abbiamo anche la carta degli amanti, che comunque è una carta di armonia, è una carta che parla di amore e ve la devo dire tutta, c'è anche un'imperatrice, quindi qui si parla di qualche cosa che può diventare concreto e si può espandere. Adesso andiamo a vedere perché c'è questo 2 di bastoni. 7 di spade. E mondo. Mm. Andiamo a vedere anche l'asso di denari. Papa. Papa e papessa, tutti e due al contrario. Mm. Allora, ragazzi, partiamo dai single. Ed effettivamente l'eremita è proprio la carta che mi indica un single, una persona da sola. Io credo che però qua il 2 di pentacoli sia non tanto da interpretare come due persone nuove, ma come un sto meglio dentro di me ad analizzare o è come giunto il momento di aprirmi al mondo esterno, perché io qua vedo un'apertura, c'è un incontro, c'è la conoscenza di una nuova persona. Potrebbe essere anche una nuova conoscenza che farete in ambito lavorativo ed effettivamente può essere una persona interessante che vi specchia, la luna ricordiamoci che è lo specchio, i vostri punti deboli, le vostre paure. Vi ricordo che quando noi incontriamo qualcuno e decidiamo di frequentare questo qualcuno è perché molto probabilmente ha delle vibrazioni in comune con noi e ci serve per specchiarci le zone d'ombra che abbiamo bisogno di elaborare. E sento che potrebbero venire fuori effettivamente con questo 5 di bastoni. Quello che non è chiaro è perché sento tanta passione comunque nei vostri confronti da parte dell'altro e anche da parte vostra nei confronti dell'altra persona, ma secondo me questo dubbio è solo il sto bene con me, sto bene così come sono, oppure voglio sperimentarmi, rompere i miei schemi piuttosto che sfidarmi e aprirmi al mondo. Vi devo dire, se fosse la seconda scelta, sento che ci sono delle buone potenzialità perché questa conoscenza si concretizzi e si sviluppi in qualcosa di molto bello, di equilibrato e anche di duraturo, ragazzi, se ve la devo dire tutta. Cioè, ho proprio la sensazione che per i single sarà un periodo d'oro, aprile, dove potrà nascere veramente un nuovo modo di vivere l'amore. Probabilmente vi toglierete le paure
o comunque avrete modo di confrontarvi con le vostre paure in questo mese grazie a questa persona nuova, e da lì c'è come un cambio, se vogliamo, no? Un nuovo inizio, che magari non ha delle regole specifiche a livello di relazione con questa persona, sarà più un mi godo quello che viene, però sarà un periodo prospero. E comunque quello che viene vi dà stabilità, vi fa crescere, vi nutre dentro. Passiamo adesso alle persone che sono in una relazione. Allora, qui secondo me qualcuno si sente solo all'interno di una relazione. Se ci sono già dei figli, potrebbe anche essere che vi sentiate da soli a gestire i figli, il ménage familiare, la routine. E quindi le carte qua vi invitano a trovare nuovi punti di incontro con il vostro partner, trovare un nuovo equilibrio. Probabilmente non sarà semplice, nel senso che ci sarà da discutere, mi viene da dire, però siate determinati per quello che riguarda i risultati che volete raggiungere e celebrate anche i risultati che raggiungete a livello di coppia. Cosa succede? Io ho come la sensazione che è facile che siate voi perché c'è la luna di base, però potrebbe anche essere il o la partner, mm, che cambino idea su qualche cosa, su qualche tema, che a un certo punto potrebbe succedere che ritrattino la loro posizione. Se fosse non lo so, ci stiamo frequentando e abbiamo parlato di andare a vivere insieme. Può essere che il o la partner a un certo punto del mese ritratti. Non so se è quello che voglio, non so se voglio già una relazione seria, non so se voglio ehm, trasferirmi magari da te o se voglio che tu ti trasferisca da me. C'è come un momento di dubbio. Ehm, Secondo me è risolvibile. Perché ho come la sensazione, non lo so, state cercando case insieme o state parlando di andare ad abitare insieme, ma è come se non foste completamente onesti sul dove voler andare a vivere, su che zona, su che paese. Però guardate, anche se la cosa non è ancora ben definita, sento che è come aver messo il primo mattone nel mese di aprile per andare avanti nel costruire qualche cosa con il o la partner. Si tratta di costruire un sogno insieme, che vada bene per tutte e due, e di ricamarci su, e di metterci energia, e di fare un focus, e di fare lavori di legge di attrazione, legge di manifestazione, e poi anche fisicamente di fare, ok? Però ho come la sensazione che quello che vi dirà il partner o la partner non vi convincerà tanto, come se aveste bisogno di più conferme nel mese di aprile. Per quello che riguarda invece le persone che sono in una relazione extra non ben definita, che non si capisce bene, anche se le cose non sono fatte alla luce del sole, si fa qualcosa. Cioè, che cosa voglio dire? Che probabilmente la relazione non è così diretta, guardate, è uscito un 8 di bastoni sotto che è la carta della comunicazione. Non è così diretta, non è così ufficiale, non è così scontata, però in realtà è come se effettivamente da entrambe le parti ci fosse qualche movimento di tipo concreto che fa comunque crescere la relazione, o è come se venisse fuori un tema. Ehm, Sapete, sono quando si butta l'amo e si vede se l'altro accoglie la risposta. In questo caso l'altro sì, accoglie o l'altra accoglie la risposta, ma non vi dà una risposta, cioè è una di quelle risposte del tipo sì, vediamo, sì, si potrebbe fare, sì, ci penseremo più avanti.
Però comunque è come se, anche se non si dichiarasse apertamente questa cosa, che ok, sì, sono d'accordo con te, facciamo questa cosa, in realtà all'atto pratico poi vedrete che sia voi che l'altra persona farete come delle piccole cose che effettivamente creano una concretezza alla relazione. Vi dico, con la carta della luna potrebbero essere anche dei nuovi sogni, magari in coppia, magari se siete single iniziate a fare le visualizzazioni, a sognare anche con il vostro partner ideale. Giusto per darvi qualche dettaglio, ho come l'idea che ci potrebbe essere in questa persona nuova, in questo caso, o l'ascendente o il segno zodiacale di un segno di fuoco o di aria. Ok, andiamo a vedere qualche oracolo per concludere la lettura. Wow, carta numero 35. Angeli dei 7 chakra. Questi sono i nostri 7 chakra e sono, che belli, sono dipinti con delle ali perché ogni arcangelo corrisponde a un chakra e parla di potere, di verità, e qui abbiamo anche un 7 di spade, ragazzi, e di connessioni. Quando si nasconde a noi stessi la verità, si tendono a creare blocchi energetici principalmente a carico del quinto chakra, perché il quinto chakra è quello connesso alla parola, alla comunicazione, all'espressione di sé. Però poi dipende, perché questo è il risultato finale, il fatto che non si comunica, dipende dal perché non si comunica. Se pensiamo alla paura è l'ombra del primo chakra, quindi una volta che si risolve quest'ombra, anche la comunicazione, l'energia qua fluisce. Sapete che ci sono due correnti, no? Energetiche, una sale, la corrente ascendente, e l'altra sale, la corrente manifestante. Ok, andiamo a vedere ancora l'I Ching. Carta numero 34, fiducia. Andiamo a vedere sul libro come la chiama. Ok, interessante. Sul libro viene tradotto come il potere e la spiegazione dice: si sale rapidamente in virtù di una forza interiore che si dispiega completamente e spinge senza fatica. Appunto, in questo è il pericolo, che la facilità, la scioltezza di questa affermazione, che ha già superato il punto medio, dia alla testa e si proceda perciò senza distinguere il bene dal male. Eccola qua la sacerdotessa al contrario. Senza riflessione. Sarebbe quella specie di esaltazione in cui ci si lascia trascinare ciecamente dalla coscienza della propria forza, dalla volontà di manifestarla completamente. Questo è male, perché non è altro che violenza indiscriminata. Si deve invece rispettare sempre le norme della giustizia e dell'umanità, realizzare il felice, raro connubio di forza e bontà. Bella lettura, ragazzi, bel messaggio. Io quando ho visto questa carta in realtà, sì, mi è venuta l'idea di potenza in quanto è un elefante, è un essere possente che si muove lento, che va avanti con prudenza anche. Ragazzi, tenete presente che quando c'è uno o più chakra bloccati, come vi dicevo, l'energia fa fatica a salire e a scendere. Quella che scende è l'energia, è la corrente manifestante. Quindi, se qualcuno di questi chakra ha dei grossi blocchi, è difficile che riusciate a manifestare quello che visualizzate con il sesto chakra.
per quello che è importante lavorare i blocchi energetici. Va bene ragazzi, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato spunti di riflessione interessanti, fatemelo sapere comunque nei commenti, che a me piace sempre leggerli. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi o condividete il video e se volete iniziare un percorso di crescita con me vi basta scrivermi una mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come lavoro con le credenze limitanti. Lo stesso lavoro lo potete fare anche se vi abbonate perché anche lì tratto il tema delle credenze limitanti. C'è anche altro materiale, metafisica, metamedicina, ci sono meditazioni per sciogliere i blocchi energetici dei vari chakra, per rimanere in tema. Comunque se volete dare un'occhiata ai titoli dei video potete perché si vedono, quelli sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla, così almeno vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Sono 4 playlist e sono da guardare in ordine di numero, anche i video sono numerati in un ordine progressivo ed è così che vanno guardati. Detto questo ragazzi io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!